è un orto sinergico, è una Hügelkultur. Hügelkultur! Dipende dalla prova dell'avantgarde. Ciao amici del bosco, oggi vediamo come fare una Hügelkultur, un sistema per coltivare il nostro orto super intensivo, per avere tantissimi ortaggi in poco spazio. Una coltivazione della collina, un sistema estremamente complesso che concentra moltissima materia organica per poi poterla rendere gradualmente nel tempo, negli anni, alle piante che ci coltiveremo. Hügelkultur è una parola tedesca che significa coltivazione su collina. Infatti andiamo a creare una piccola collina con tanta materia organica che servirà a nutrire le nostre piante. Questo è un sistema che è stato ideato nell'Europa centro-orientale. Abbiamo notizie ufficiali negli anni 60 perché era menzionata specificatamente in alcune riviste proprio di giardinaggio. È un sistema che è molto idoneo a zone estremamente piovose e in generale riesce a gestire grandi quantità d'acqua perché ha una struttura, una forma e una base che gli permettono di rallentare, infiltrare e stoccare acqua. C'è una trincea alla base dove poi vengono posti in ordine decrescente di diametro una grande quantità di materiale organico. Prima fase del lavoro, realizzare uno scavo a terra. Possiamo fare uno scavo più o meno profondo, ma dovrebbe essere almeno di 30 cm, tra i 30 e i 60 cm, che poi andremo a riempire appunto con la materia organica. Per la mia esperienza vi dico che una larghezza di 1,25 m è perfetta, perché vi permette di lavorare agevolmente ambo i lati. La nostra collina avrà una forma allungata, un po' come un'aiuola appunto, ma che si sviluppa anche in verticale. Potremo farla più o meno alta in base al materiale che abbiamo e anche un po' al territorio in cui viviamo. Dovremo inserire all'interno di questa massa vegetale tanti materiali diversi. Partendo proprio dalla legna, da dei tronchi, dei ciocchi, via via poi questo materiale diventa sempre più fino. Dopodiché inizieremo a predisporre il compost che avremo già preparato e infine la terra di scavo e la pacciamatura. Cerchiamo di prendere i diametri maggiori per porli alla base, tanto le vedete che sono piuttosto suddivise, ieri le abbiamo preparate. Prima di iniziare a lavorare bisogna mettere da parte i materiali che occorrono. Ci possiamo impiegare anche qualche anno sfruttando la materia che abbiamo a disposizione nel nostro sistema. Per esempio, mettiamo da parte le potature, ci serviranno proprio per creare la base della nostra collina, la struttura della nostra collina. La terra che rimuoviamo dalla nostra buca la mettiamo da parte perché ci servirà più avanti. Mettiamola in modo organizzato, se possibile proprio divisa per strati, da una parte quella che abbiamo tolto più dalla superficie e dall'altra quella che arriva più dalla profondità, per poterla poi appunto rimettere nella posizione giusta. Concentrare molta energia in poco spazio per poter poi coltivare per un tempo fondamentalmente indeterminato. Ha una grande capacità di retenzione idrica, una grande capacità di rigenerare il suolo. Essendo una struttura rialzata aumenta anche la superficie coltivabile. Abbiamo una grande superficie da utilizzare dove possiamo consociare un altissimo numero di piante, non soltanto di orticole ma anche di aromatiche, ma anche di arbustive o addirittura di arboree. Una volta creata la nostra buca andiamo ulteriormente a smuovere la terra più in profondità utilizzando una semplice forca vanga, così andiamo ad ammorbidire ancora più in basso. A questo punto cominciamo a disporre il nostro legno. È molto divertente perché si va a creare un gioco di incastri. Più in basso mettiamo il legno più grande, sopra quello più piccolo. Abbiamo sempre delle forbici a disposizione, così riusciamo a sminuzzare per riempire il più possibile gli spazi. Rimarrà tanto spazio per l'ossigeno, ma questa è una cosa positiva. Oltre al materiale intero ci servono altri materiali più fini. Per esempio possiamo utilizzare del cippato, anche un po' di segatura, delle foglie secche, tanta materia organica vegetale, erba tagliata ed infine sarà molto utile anche il fieno per fare una bella pacciamatura. All'interno però andiamo a mettere anche un materiale particolarmente pregiato, il nostro compost o il lombricompost addirittura, quindi un materiale già elaborato, fortemente fertile, al quale le piante potranno iniziare ad attingere subito.
Il materiale andrà suddiviso in base alle dimensioni. Se avremo rami più grandi li mettiamo da una parte, rami più piccoli dall'altra. Si possono utilizzare anche dei tronchi grandi. Se abbiamo qualche abbattimento in programma, prendiamo anche i tronchi degli alberi. Staranno alla base e forniranno nutrimento per molti anni man mano che si decompongono. La preparazione del materiale è un'operazione molto importante e dobbiamo avere del materiale ligneo molto marcescente, il più possibile vecchio, stagionato, in alto stato di degradazione, in modo tale che questo poi accelererà poi la degradazione finale che avviene nella jugel stessa. Quindi sconsiglio di prendere potature fresche, verdi o appena fatte. Sconsiglio di anche utilizzare molta conifera, quindi limitatela, e soprattutto anche piante con un elevato tasso di tannini o sostanze recalcitranti alla degradazione, come tutte quelle che appartengono al genere dello Juglans, del noce fondamentalmente. Prima di proseguire, per chi non l'ha fatto, una richiesta importante: iscrivetevi al canale e potete anche attivare la campanella che vi avvertirà quando usciranno i nuovi video del bosco di Ogygia. Una volta riempita la buca con il legno, cominciamo a salire in altezza, e per compattare un po' meglio, visto che abbiamo tanti legnetti piccoli che tenderanno ad occupare tanto spazio, ci camminiamo anche sopra. L'importante, ecco, è compattare il più possibile e non lasciare fuori niente, ok? Inserite anche le parti piccole come queste, inseritele sotto. Facciamo il gioco a giù. Camminare. Nuotare. Mano a mano che saliamo mettiamo anche un po' di compost, le prime manciate, servirà anche come attivatore perché porta microrganismi che vanno poi ad interagire con il legno. Gli diamo come se fosse, ecco, uno starter, un innesco, un inoculo, polverata di vermicompost, perché potete immaginare la quantità di microrganismi che ci sono qui dentro. Non essendo in tempera, vedete? Molto asciutto, molto secco, lo lasciamo sotto, uno a contenere, due naturalmente questo poi riceverà tutta l'acqua, il percolato del compost, della pacciamatura, e mano in mano si degraderà e poi le piante finiranno di omogenizzare. Si prosegue aggiungendo terra e compost, cippato come vi dicevo, e anche altri materiali. Comunque si va a riempire il nostro cumulo, rimarrà sempre tanta aria. Nelle parti superiori poi cominceremo a lavorare anche con le mani per dare una bella forma alla nostra collina. Si massaggia, un bel massaggio, piano piano, vedete, insomma, anche ai lati dobbiamo riempire. Questo ci proteggerà e rallenterà soprattutto dopo, quando andremo ad innaffiarla. Strato di terra, strato di compost, poi un altro strato di terra e un altro strato di compost fino al terminamento del materiale. Quindi mi alzo e anche non dimentichiamo questo lavoro ai lati, molto utile organizzarsi anche in tal senso per facilitare e accelerare la degradazione utilizzando appunto dei biopreparati, sempre partendo dal materiale che avete a disposizione. Introdurre ovviamente carbone vegetale attivato è un'operazione eccezionale da questo punto di vista, ma anche i classici macerati, i biopreparati, il compost tea. Carbone vegetale, legna trasformata in carbone vegetale, chiamato anche biochar, perché è un carbone per uso agricolo fatto con determinate, diciamo, temperature e intervalli di tempo, ovvero con una combustione veloce e ad alte temperature. Carbone vegetale uguale una struttura policristallina di carbonio, atomo carbonio, ok? Quindi è come il diamante, soltanto gli atomi sono disposti in maniera differente. Questo assorbe fino a 20 volte il suo peso in acqua, quindi capite l'effetto spugna enorme. Ha delle capacità di migliorare la struttura fisica, chimica e microbiologica del suolo, perché al suo interno, avendo un altissimo rapporto tra superficie e volume, è vuoto, è leggero e oltre all'acqua immagazzina anche aria, e soprattutto è un abitacolo proprio per i microrganismi. Con il compost tea che ha fatto Francesca lo andiamo a caricare, perché lui lo assorbirà, quindi oltre a fertilizzare ulteriormente il suolo, oltre a dare struttura, perché dà struttura ai suoli leggeri e dà aria, alleggerisce i suoli pesanti, aiuteranno tutto il sistema ad andare verso la sua maturazione, perché è un sistema vivente, veramente ricco, molto energetico da tutti i punti di vista, che quindi poi dovrà riequilibrarsi e stabilizzarsi. Deve assestare, ok?
tutta la nostra materia deve essere bagnata, quindi se stiamo lavorando con dei materiali asciutti cominciamo ad annaffiare, quindi annaffieremo in questo modo sia il legno che la terra e il terriccio. Questa è una pacciamatura che si degrada alla svelta, si secca alla svelta, è molto fine e si accosta bene alle piante e fa un bello strato perché è fitta. Quando la collina è pronta abbiamo due possibilità: possiamo lasciarla stabilizzare, ci potrebbero essere anche dei piccoli crolli perché appunto la terra scende e va a riempire gli spazi vuoti, oppure decidiamo di piantare subito, di attivarla subito con le radici che andremo a mettere. Noi abbiamo scelto questa seconda opzione e abbiamo subito messo tantissime piante. Dopo ragioniamo sui cavoli e sui fagioli, Franci, ok? Si può avviare una Jugendkultur in tutte le stagioni, noi l'abbiamo fatto in estate, quindi abbiamo messo le piante della stagione estiva: peperoni, melanzane, basilico, sedano, tante piante aromatiche. Le nostre latitudini, qui la coltivazione che veramente trova un clima fantastico e un habitat perfetto sono le aromatiche e le orticole. Quindi queste due, neanche nella mia esperienza personale, hanno dimostrato veramente dare dei risultati estremamente importanti, sia in termini di quantità che in termini di qualità. Ecco, da qui sono 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 di qua e 6 di là, ok? Un'altra che l'appoggi lì, Ale. Sì. E fate una linea, ho capito? Un'altra linea. Questa è la nostra seconda Jugendkultur, ne avevamo già fatta un'altra al Bosco di Ogygia che ci fa compagnia da circa 3 anni, però nel nostro progetto era previsto di allungare questa linea e finalmente siamo riusciti ad aggiungere la nostra seconda Jugendkultur che si trova sopra una curva di livello, e questo è importante perché ci serve anche per il contenimento delle piogge. Tutto il materiale organico che è presente alla base della trincea si impregnerà d'acqua, farà un effetto spugna e quindi questo poi richiamerà anche le radici delle piante sovrastanti. Naturalmente nelle prime fasi, nel primo anno, è richiesta un'irrigazione, soprattutto nel periodo estivo e anche in base alla vostra latitudine. Però è una zona che si presta molto bene ai margini, una barriera, un rompitratta, un frangivento, e soprattutto se anche indirizzata in un impluvio di un terreno riesce a gestire l'acqua di un territorio molto vasto, soprattutto nel periodo autunnale, invernale, dove generalmente ci sono molte piogge. Il terreno per gravità ovviamente si libera dell'acqua in eccesso e rimane per molto tempo in tempra, quindi vi permette di lavorare fondamentalmente tutto l'anno. A questo punto inizia la gestione, quindi dobbiamo ricordarci di mantenere il cumulo umido se non viviamo in una zona dove piove spesso, dovremo annaffiare. E poi l'altra cosa importante è mantenere tutto questo sistema attivo aggiungendo sempre nuove piante con nuove radici, quindi man mano che raccoglieremo queste piante andremo a sostituirle con altre colture. Io ho realizzato la prima Jugend nel 2014, ancora perfettamente funzionante, in piena produzione e in realtà migliora gradualmente nel tempo. 7-8 anni la durata media, ma in realtà se ben fatta, ben strutturata, la durata è molto più lunga. Sono sistemi che richiedono tanta energia, tante persone, tante braccia, ma che poi ovviamente concentrano le energie e resteranno qui per molto tempo. Oltre ad essere molto produttiva è anche molto bella. Va bene per chi ha poco spazio, si possono ottenere grandi raccolti, però serve un lavoro iniziale abbastanza importante, ecco perché abbiamo chiesto aiuto a degli amici e perché è importante raccogliere diversi materiali prima di cominciare, quindi c'è un bel investimento all'inizio ma una lunga resa nel tempo. È stata una bella esperienza realizzare la nostra Jugendkultur, anche perché l'abbiamo fatta in compagnia, siete venuti a trovarci, quindi è diventato un momento di incontro, di scambio, quindi grazie a tutti i partecipanti a questa Jugendkultur. Quando faremo altri eventi vi inviteremo. Adesso ho bisogno però di sapere cosa ne pensate voi di questo tipo di coltivazione, se l'avete sperimentata, se avete dei suggerimenti da darci. Se volete maggiori informazioni, abbiamo trattato questo argomento, questo tipo di coltivazione all'interno del nostro corso Permacultura e lì trovate tante altre informazioni. Mettete un bel like se il video vi è piaciuto, ci vediamo al prossimo. Ciao! Dipende, da che punto guardi il campo, tutto dipende, dipende, dalla prova della